Salve a tutti. E allora andiamo ad analizzare i dati di lettura sulla testata della Panda, quindi montata sul motore 500. Ultimamente non abbiamo dato i dati di lettura. In questo video li andrò a dare proprio perché ho fatto pure i vari passaggi della testata con valvole da 39, quindi valvole 39, 36 e 34,5, quello originale. In questo caso vado a dire subito che tra il confronto della valvola 39 e 36 abbiamo lo stesso limite di riempimento, quindi in un motore, quindi 650 che andiamo a montare questo, oppure potremmo montare quella, ma le valvole non ci stanno in quel cilindro, quindi per un motore 700 parliamo. Se andiamo a montare una valvola con diametro 36, con configurazione di condotto lavorato uguale con quella di 39, andiamo ad avere lo stesso riempimento. Proprio perché nella lavorazione del condotto della testata, se andiamo ad avere un passaggio più ampio, come sulla valvola da 39, andiamo a indebolire la testata, quindi dovremmo rischiare di avere un passaggio più ampio che ne va a limitare un po' il riempimento, perché strutturalmente la testata va a indebolirsi. In queste configurazioni che le testate di Panda ne andiamo a trovare una su 10 che sono recuperabili, diciamo, perché tendono un po' a lesionare tutto, tra sede e sede, oppure tra la sede e la candela stessa. Quindi andiamo a vedere un po' alla fine i dati che andiamo ad avere in questa configurazione, sia con valvola normale, con valvola da 36, come in questo caso Stelo 7, e con una valvola 39 Stelo 7. Quindi sia i passaggi da originali a lavorazione fatta e anche lo scarico in questa configurazione. Quindi poi farò vedere un po' la camera, che poi sarà adeguata anche al rapporto di compressione, quindi un po' leggermente va a modificare anche come limite di miglioramento, però è stata fatta nelle due configurazioni uguali, quindi il riscontro è con la stessa testata in questo caso. E allora andiamo con il primo grafico. Questo è la curva dell'aspirazione normale. In questo passaggio con la valvola 34,5 si è andato a mettere una lavorazione del condotto e una valvola da 35,5. Quindi questo è il miglioramento ottenuto già soltanto cambiando la valvola e accorciando la guida di per sé all'interno del condotto. Se andiamo a fare il confronto con la testata da valvola 39, vediamo la differenza che andiamo ad avere come portata. Quindi se andiamo a togliere quello originale, vediamo questo distacco di lavorazione, c'è tra valvola 34,5 e quindi passiamo a una valvola 35,5 contro una 39 e qui con guida tutte e due tolte. Dopo ho fatto un ulteriore miglioramento andando a mettere la valvola da 36, quindi simulando la stessa lavorazione, e andiamo ad avere che già abbiamo ottenuto quasi lo stesso confronto della testata 39 con valvola 39, quindi 39 e 36 con sede figurata con un passaggio leggermente limitato, cioè quello originale, il passaggio sede valvola. Andando a mettere il sede valvola con un passaggio più ampio, adeguato alla valvola 36 in questo caso, andiamo ad avere che andiamo a migliorare, rispecchiamo la stessa curvatura della testata con passaggio di sede valvola 39, quindi andiamo ad avere a copiare lo stesso miglioramento, soltanto che in questo caso si è andato a perdere leggermente nelle basse aperture. Sarebbe da provare una valvola 36 con un passaggio sede valvola leggermente inferiore per vedere se al limite con passaggio inferiore potrebbe avere sempre un miglioramento di velocità nelle basse aperture e poter avere anche
sulle alte aperture della valvola uguale portata come in questo caso. Quindi andiamo a vedere che 36 e 39 si equivalgono, e quindi quello che poi un po' va a limitare lo stesso sezione di condotto di passaggio sulla testata. Quindi a parità di sezione di condotto e cambiando le due valvole, quindi questo è lo stesso risultato ottenuto. Se andiamo ad avere poi lo scarico, vediamo che lo scarico va a superare leggermente le due aspirazioni, quindi lo scarico in questo caso lavorato va a migliorare e quindi va a rispecchiare l'andamento della testata. Quindi andiamo ad avere anzi una portata leggermente superiore rispetto ai benefici dell'aspirazione. Quindi questo si va a trasformare in date di confronto. Quindi sull'aspirazione iniziale e finale, quindi andiamo alle due curvature con le portate in CFM. Quindi con le due prove fatte, questa è quella originale, questa è quella finale con la valvola da 36, ripeto, che va a uguagliare quella da 39. Quindi questo è il miglioramento ottenuto finale, e lo scarico ugualmente. Quindi questa è la valvola originale dello scarico e la curva di riempimento poi ottenuta con valvola da 30. Lavorazione del condotto ma soltanto sotto dove c'è la guida valvola, quindi si va a lavorare un po', vediamo di farlo vedere un po', soltanto a livello qui in questo tratto dove c'è guida valvola, a livello di condotto, ripeto, sulla testata dello scarico, sul condotto dello scarico si va soltanto ad avere la superficie delle pareti lucida, ma come passaggio si va a lavorare soltanto qui e un po' si va soltanto ad adeguare il passaggio sede valvola, quindi si va a mettere la sede un po' più ampia come passaggio, ma si va a lavorare soltanto la parte della testata proprio nel lato dove c'è il guida valvola. Quindi questo è un po' quello che va a portare questo miglioramento che abbiamo sullo scarico dall'inizio alla fine. Ok? Quindi andiamo a vedere un po' sulla testata cosa si è modificato. E allora, ecco qui sulla testata, andiamo a montare valvole 30, 36, questo è il lavoro sul discorso delle valvole come alloggiamento che va ad avere sulla testata, ripeto, 650 di cilindrata. Sul condotto di aspirazione andiamo a vedere che le guide vengono accorciate sia scarico e aspirazione, andiamo ad avere un condotto leggermente ruvido sulle pareti e il passaggio che va a incidere, ripeto, con la valvola da 36 va a uguagliare il passaggio della valvola 39 proprio perché è poi all'interno del condotto stesso della testata che un po' va a limitare il miglioramento ottenuto in camera, in questo caso come conformazione anche di testata, quindi parliamo della testata della Panda. Sullo scarico possiamo andare ad avere, come vediamo da questa parte meglio, ad avere una superficie lucida del condotto interno della testata, e quello che dobbiamo andare a lavorare è qui, quindi adeguare il passaggio sede valvola e lavorare su questa parte, quindi soltanto nel giro dove c'è il guida valvola, per avere un migliore riempimento. Quindi andiamo a abbassare questa parte di testata qui in fondo dove il flusso tende a girare nella parte più ampia della curvatura. Quindi queste due sono cose da andare a fare. Per il resto poi la testata verrà tagliata se vogliamo adeguarla a quella della 500 e la modifica verrà fatta qui, che la parte delle cannotte verranno eliminate, si andrà a fare qui l'alloggio per andare a appoggiare le cannotte quelle a molla, per avere un miglioramento proprio per abbassamento di testata, quindi come spazio lo andiamo a compensare con le molle, quindi non ci sono problemi a livello di tenuta dell'olio stesso. Quindi questa è la modifica che poi si va a fare.